Ciao a tutti ragazzi, finalmente eccolo qua il video di confronto tra queste due bici, l'XC100S e la M100S. Mi scuso già per l'audio che sarà pessimo, causa aerei che passano di continuo e vicini che fanno mille cose essendo una bellissima giornata. Prendete carta e penna per prendere appunti se vi interessa acquistare una delle due bici perché le differenze sono tantissime. Ti invito ad iscriverti al canale per portare magari video interessanti con qualche collaborazione. Prima di iniziare volevo che fossero chiare le differenze tra All Mountain e XC, cioè Cross Country. Cross Country sono biciclette solitamente front, quindi vuol dire solo con l'ammortizzatore anteriore, cioè la forcella, con escursione da 80 a 100 mm. Queste bici sono studiate appositamente per la prestazione, quindi sono ottimizzate per chi vuole fare salite e gare. Sono studiate principalmente quindi per le competizioni. Poi ci sono le marathon che sono quasi della stessa famiglia delle XC e sono solitamente biammortizzate, che vuol dire che hanno un monoammortizzatore posteriore. Le escursioni variano da 80 a 120 mm. Per le bici di gamma più bassa, quindi più economiche, sono studiate per trail tranquilli ed essere comode. Quindi questa bici qua io la posizionerei più su un marathon piuttosto che su un XC, anche se un'impronta XC ce l'ha perché è incentrata un po' sulla prestazione, ma questo lo vedremo dopo. Quindi abbiamo capito che l'XC è studiata più per la salita che per la discesa. Se dovessimo fare una percentuale direi 60, 70, 80% salita e il restante discesa. Le All Mountain invece si potrebbe fare un paragone 50 e 50, 50 discesa, 50 salita. Quindi per chi ha poco allenamento in salita farebbe meno fatica con l'XC e di più con un All Mountain. Cosa differenzia l'All Mountain dall'XC? Principalmente dall'escursione di circa 150 mm. Altra cosa che le differenzia sono gli steli più grossi sulle All Mountain perché devono garantire più solidità della bici facendo molta più discesa rispetto a un XC. Un peso anche per il top di gamma che si aggira sui 13-14 kg. Vedete queste differenze, aggiungiamone una che è lo studio del telaio. Principalmente si hanno angoli di sterzi differenti, uno è più chiuso, uno è più aperto. Solitamente per l'XC si va sugli angoli di sterzo 71-69, mentre per le All Mountain sono 68-66 più o meno. Fatto chiarezza sui due tipi di bici, ora vedremo le differenze tra queste due specifiche biciclette. Come si può vedere il telaio sembra uguale ma non lo è. L'angolo di sterzo dell'XC 100S è 69,5 mentre quello della M è 66. Poi come detto in precedenza l'escursione della forcella e del carro sull'XC sono 120-120, sulla M 140-150. All'anteriore sulla M, oltre ad avere 150 mm di escursione, abbiamo anche uno stelo da 35, quindi molto grosso, mentre sull'XC è da 30. Come detto prima, garantisce maggior solidità alla bici in fase di discesa e in tratti molto tecnici o veloci. Inoltre sul posteriore non abbiamo il combo lock che blocca la sospensione, ma dovremo farlo noi a mano. Nel modello 2019 era presente il combo lock ma l'hanno tolto perché hanno voluto spingere di più la M del 2020, quindi il modello nuovo, alle discese. Quella precedente aveva il telaio praticamente uguale a quella dell'XC con una componentistica un attimino più da discesa. La trasmissione, come potete vedere, è un gruppo completo NX della SRAM, sempre 1x12 velocità, monocorona, quindi tutte e due montano un 34 denti all'anteriore e un 50 denti massimo al posteriore. Sull'XC troviamo montati dei copertoni
identici sia davanti che dietro, sono gli accessi Santoro da 29x2.10. Sulla M troviamo montato al posteriore un copertone da 2,25 sempre 29 ed è un Hutchinson Taipan. All'anteriore troviamo un 29x35 Hutchinson Toro. Ciò garantisce maggiore aderenza in fase di discesa alla M. L'attacco manubrio è differente, sulla M abbiamo un 35 mm per avere maggior controllo, mentre nell'XC, in base alla taglia della bici che prenderete, avrete un attacco manubrio più o meno lungo e rivolto verso il basso. Troviamo un manubrio molto più largo sulla M di 76 cm, mentre sull'XC troviamo un manubrio da 72 cm. Il manubrio ovviamente aiuta in fase di discesa per avere maggior controllo. La M, che è studiata per fare più discese rispetto all'XC, ha un reggisella telescopico e questa cosa qua è comoda quando si fanno molte salite e discese, mentre l'XC, essendo studiato più per le salite, non è stato montato. Però la bici ne è predisposta al buchetto, come avevo fatto vedere nel video recensione di questa bici, e si può installare. La M100S può essere passata in tubeless ready solo montando una valvola tubeless ed il lattice, perché è tutto predisposto per convertirla in tubeless. Per l'XC100S no, bisogna sostituire sia i copertoni, mettere la valvola e anche il nastro. Tra i due modelli cambia anche il tipo di sella, sempre in collaborazione con Selle Royal. Ultima cosa, ma non per importanza, i freni, che sono importantissimi. Sulla M abbiamo il Level T con 4 pistoncini all'anteriore e classici 2 al posteriore, 180 all'anteriore e 160 al posteriore i dischi. Nell'XC abbiamo classici level 180-160 come sulla M. Significa che ovviamente facendo belle discese con la M ed essendo studiata per tale utilizzo, l'impianto frenante è più prestante, mentre l'XC, essendo studiata per fare qualche discesa, non ha bisogno di tutta questa potenza frenante. Nulla toglie all'impianto level rispetto al level T. Io ho sentito una leggera differenza, ma comunque se fate qualche sterrato bello tosto i level si comportano egregiamente. Spero che il video vi sia piaciuto, se avete domande scrivetele nei commenti. Spero di essere stato esaustivo, scusatemi per la lunghezza del video che sarà un po' elevata, ma ci tenevo a precisare le due differenze generali delle bici. Ti invito ad iscriverti al canale per portare magari video più interessanti con qualche collaborazione e non perdetevi i prossimi video dove continuerò ad utilizzare la M100S con il casco nuovo, quindi non perdeteveli. Inoltre in molti mi hanno chiesto di far vedere dei video manutenzione sulla forcella o sulle sospensioni e anche come girare l'ammortizzatore della M, che lo consiglio vivamente a tutti. Quindi ci saranno un bel po' di tutorial e anche video di manutenzione nei prossimi video. Non perdeteveli, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.